Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi vi voglio dimostrare che non c'è bisogno di spendere una barcata di soldi per divertirsi in macchina. Andiamo a farci un giretto con questa Toyota GT86. Ultimamente molti di voi sul canale mi avete chiesto di provare una Toyota GT86 e beh, eccoci qua. Io penso che questa macchina sia obiettivamente una delle proposte più interessanti sul mercato per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, perché con poco meno di 32.000 euro da nuova si porta a casa una coupé a 4 posti, trazione posteriore e con cambio manuale. Non ci sono tante macchine con questa configurazione disponibili. Quelle più vicini come prezzo e prestazioni che mi vengono in mente sono la Mazda MX-5 e la Fiat 124. Se si parla dell'usato, questa macchina diventa ancora di più un affare, perché si possono trovare a partire da circa 15.000 euro e con questi soldi si porta a casa veramente un giocattolo molto divertente da guidare. Uno dei pregi di questa macchina sono sicuramente i costi di gestione, che non sono mostruosi, e questo è dovuto dal fatto che il motore della GT86 non è enorme, è un 2000 boxer aspirato a 4 cilindri. È un motore che non sviluppa neanche tantissima potenza, parliamo di 200 cavalli e 205 Nm di coppia, e per tirare fuori questa potenza bisogna sempre tenere il motore a giri alti. Ecco, fatto questo tornante a 2000 giri sono praticamente fermo con il piede affondato sul gas. Diciamo che se ci si vuol divertire con questo motore bisogna sempre stare sopra i 5.000 giri e tirarlo fino al limitatore, cioè a 7.500 giri, altrimenti si sente che è un motore che sotto quella soglia di giri non spinge, non ti coinvolge, non ti fa divertire veramente. E trovo che sia un vero peccato. Io non ho mai capito la scelta di Toyota di proporre solamente questa motorizzazione e non offrire magari una versione più spinta con un turbo o un compressore volumetrico. D'altro canto c'è da dire che se si compra questa macchina usata e si spende più o meno 4-5 mila euro, ci sono un sacco di preparatori che convertono questa macchina turbo e spendendo pochi soldi ci si porta a casa una gran bestia di macchina. Sto dicendo che la versione di serie della GT86 sia lenta, anzi non è una macchina pesante, pesa 1239 kg e l'impostazione di guida mi piace veramente tanto perché è degna di una sportiva a trazione posteriore. Seduto nell'abitacolo sei praticamente seduto a terra e questi sedili, che trovo abbastanza comodi, sono anche molto avvolgenti. E uno dei punti forti di questa macchina è senza dubbio il telaio, perché ci ritroviamo una macchina che nella guida sportiva è molto sincera e comunicativa, non ha tantissime potenze coppia come ho detto, quindi ci si ritrova ad avere una macchina molto bilanciata e sfruttabile. Però comunque devo dire che quando inizia a piovigginare o se la strada è scivolosa bisogna prestare comunque attenzione. Si sentirà tanto il gatto morto. Questo rumore che sentite ogni volta che cambio marcia, dietro il pedale non sto schiacciando un gatto ogni volta che schiaccio il pedale a frizione, che questa macchina ha 140.000 km, ha bisogno giusto un pochino di manutenzione come una frizione nuova. Devo dire comunque che per
essere una Toyota da 30.000 euro, una macchina che dà molto nell'occhio. È una macchina con un look molto accattivante, sembra quasi una baby supercar. È una macchina che a guardarla dà l'idea di essere più costosa di quel che in realtà è. Come avete visto, la macchina è un pochino partita di traverso ed ero a gas parziale, non ero su tutto. Alla faccia di chi dice che sta macchina non si intraversa. Però devo dire, ecco, mi è partito un pochino di traverso e come vi ho detto prima, la macchina l'ho trovata molto sincera e reattiva, grazie anche a questo sterzo che trovo molto diretto, preciso, e mi piace il feeling che mi dà la guida. Tirare il collo a questo motore. Non so, secondo me è un gran peccato il fatto che Toyota non abbia offerto una versione col turbo. La macchina che trovo nel complesso è favolosa, per quel che costa regala tante sensazioni divertenti. E come vi ho detto prima, per questi soldi, se volete una macchina con queste caratteristiche, la scelta è piuttosto limitata. Certo, con questi soldi da nuova potete comprarvi un M392 come la mia, il problema è che si parla di un'altra categoria e costi di manutenzione ben più alti di una GT86. Povero gatto. Di questa GT86 le cambiate sono molto ravvicinate e secche, anche la pedaliera, i pedali sono posti tutti abbastanza vicini l'uno con l'altro, il che facilita di molto il puntatacco. Trovo un po' strano il pedale della frizione perché vabbè, a parte il rumore che fa, trovo l'escursione del pedale della frizione molto corto. Sì, diciamo che affondando il piede sul gas non è la sensazione di andare forte, non senti il motore che ti attacca al sedile. 0 a 100 ci va in 7 secondi e 6, non è un numero che fa impressione. Diciamo che il lato positivo di questa macchina è che comunque è leggera e agile nelle curve, il che permette di percorrere una curva dopo l'altra ad una velocità abbastanza sostenuta. Quindi non è il rettilineo la parte forte di questa macchina, ma sono sicuramente le strade tortuose. Sì, nel complesso devo dirlo, questa Toyota GT86 mi piace. Rapporto qualità-prezzo, divertimento sicuramente buono. Se ne dovessi comprare una, sicuramente la prenderei usata, la farei turbo e con una spesa relativamente bassa mi ritroverei con giocattolino, trazione posteriore, più di 300 cavalli, cambio manuale, favoloso. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto. Io ringrazio il mio amico Davide per avermi prestato la sua GT86. Nella descrizione link qua sotto trovate il link al suo profilo Instagram. Mi scuso anche col gatto dietro al pedale della frizione che ho maltrattato per tutta la durata di questo video. E come sempre grazie per la visione. Ciao!